24 febbraio 2023. Carcere di massima sicurezza di Badue Carrus, Nuoro. Le telecamere di sorveglianza registrano ogni movimento. I sensori perimetrali sono attivi, gli agenti pattugliano i corridoi. Eppure Marco Raduano, condannato per associazione mafiosa e boss della società foggiana, sta scivolando lungo le mura esterne usando delle lenzuola annodate, come nei film degli anni 50. La fuga viene filmata integralmente, ogni secondo, ogni movimento. Ma ecco il dettaglio che cambia tutto. Secondo le ricostruzioni investigative, le telecamere erano accese. Qualcuno aveva già deciso di non guardare. Com'è possibile che in Italia, dal 1978 al 2023, i boss più pericolosi abbiano comprato la libertà con la stessa facilità con cui si ordina una pizza? L'Italia ha 190 istituti penitenziari, mura spesse fino a 3 metri, celle blindate, agenti addestrati, protocolli di sicurezza aggiornati dopo ogni fuga. Eppure, nella storia criminale italiana l'evasione non è mai stata questione di mura, è sempre stata questione di prezzo. Negli anni di piombo, mentre lo Stato combatteva il terrorismo russo, le carceri erano fortezze di carta. Gli ospedali psichiatrici giudiziari, porte girevoli per chi sapeva quale medico corrompere. Oggi, nell'era delle bodycam e del riconoscimento facciale, i boss continuano a fuggire. Non perché le tecnologie falliscono, ma perché l'uomo che le gestisce ha un prezzo. Da Raffaele Cutolo, che fece esplodere un manicomio criminale, a Marco Raduano, che trasformò un carcere di massima sicurezza in un hotel a ore. Questa è la storia delle 10 evasioni che hanno umiliato lo Stato italiano e del prezzo pagato per la libertà. Se vuoi scoprire come boss come Cutolo e Raduano abbiano trasformato le carceri italiane in porte girevoli, iscriviti al canale e attiva la campanella. Ogni settimana un nuovo caso che lo Stato preferisce dimenticare. L'isola prigione di Ventotene, la stessa dove Mussolini rinchiudeva i dissidenti politici. Giovanni Scalfi guarda il mare. 5 chilometri d'acqua gelida lo separano dalla terraferma. Le correnti sono assassine. I pescatori locali le chiamano le braccia della morte. Scalfi non è un campione di nuoto, è solo un uomo che ha calcolato male una rapina. Ma quella notte di maggio, con la luna nuova che rende il mare nero come petrolio, decide che è meglio rischiare di affogare che marcire sull'isola. Si spalma il corpo di grasso di maiale rubato dalle cucine, lega i suoi pochi averi in una sacca impermeabile e si tuffa. Dopo ore in mare, Scalfi approda stremato a Ventotene. Si rifocilla in una grotta. Poi riesce a procurarsi una barca per raggiungere Ischia. Viene riconosciuto e arrestato dai carabinieri poco dopo il suo arrivo, ma per 72 ore era, secondo le cronache disponibili, l'unico uomo ad evadere da Ventotene a nuoto. La sua fuga non cambiò niente, non c'erano complici, non c'erano tangenti, solo un uomo disperato. E il mare. Fossombrone, 1977. L'Italia brucia. Le Brigate Rosse hanno appena gambizzato un giudice. I NAR preparano la strage di Bologna. E nelle carceri la tensione è una polveriera che aspetta una scintilla. Fossombrone è il primo supercarcere italiano, nato per contenere i terroristi più pericolosi. Celle blindate, isolamento totale, ma dentro ci sono anche criminali comuni,
rapinatori, ladri, contrabbandieri. 5 gennaio 1977. La rivolta scoppia durante l'ora d'aria. In 30 minuti i detenuti prendono il controllo del braccio B. Ostaggi, 3 guardie e un cappellano. I rivoltosi hanno rivendicazioni precise. Vogliono l'abolizione delle carceri speciali. Protestano contro l'isolamento. Chiedono di essere trasferiti in carceri normali. È una rivolta politica, con obiettivi chiari. Ma nel caos succede qualcosa di imprevisto. 6 detenuti comuni approfittano della confusione per tentare la fuga. Non sono terroristi. Non hanno rivendicazioni. Vogliono solo scappare. Luigi Dalsin, rapinatore veneto. Salvatore Piccolo, contrabbandiere napoletano. E 4 calabresi arrestati per furto di bestiame. La loro fuga non è pianificata. Non ci sono complici esterni. È puro istinto. Vedere una porta aperta e correre. 5 vengono ripresi entro 48 ore. Piccolo resiste per 2 settimane, nascondendosi tra i casolari dell'Appennino. Lo trovano mentre ruba cibo in una fattoria. Piange quando lo arrestano. La rivolta di Fossombrone dura 3 giorni. Si conclude con una trattativa. I terroristi ottengono alcune concessioni. Vengono trasferiti. Ma la vera lezione di Fossombrone è un'altra. Quando il sistema va in crisi, c'è sempre qualcuno che ne approfitta. Non per ideologia, solo per opportunismo. È il primo caso documentato, in cui una protesta politica diventa involontariamente una porta di fuga. Un precedente. Ogni rivolta futura avrà i suoi passeggeri clandestini. Santo Stefano, settembre 1943. L'armistizio di Cassibile ha appena dissolto l'esercito italiano. I tedeschi scendono dal nord, gli alleati risalgono dal sud. E nel mezzo, su un'isola fortezza costruita dai Borboni, centinaia di ergastolani aspettano. Assassini, mafiosi, camorristi. Il peggio che l'Italia abbia prodotto in 20 anni di fascismo. Le guardie abbandonano il loro posto e, secondo alcune testimonianze, persino il direttore non resse alla situazione. Per 3 giorni Santo Stefano è terra di nessuno. I detenuti sfondano il portone principale con una trave, saccheggiano l'armeria, si dividono in bande. Qualcuno propone di raggiungere la terraferma a nuoto, altri vogliono resistere sull'isola. Poi arrivano gli americani. Il comandante del distaccamento alleato trova centinaia di criminali armati che lo accolgono come liberatori. Il comandante ha un problema. Non può rilasciarli, ma non ha uomini per sorvegliarli. Soluzione all'americana. Arruola i peggiori come guide e informatori per l'avanzata su Cassino. Gli altri furono trasferiti a Procida. Molti tentarono l'evasione durante il trasferimento e diversi ci riuscirono. La guerra aveva liberato i criminali. E alcuni di loro, con le competenze acquisite collaborando con gli americani, avrebbero fondato la nuova criminalità organizzata del dopoguerra. Lo chiamavano Faccia d'Angelo, Felice Maniero. Non sembrava un boss, sembrava un ragioniere. Metodico, preciso, ossessionato dai dettagli. La sua organizzazione, la Mala del Brenta, in 10 anni accumulò un tesoro stimato in almeno 20 milioni di euro, 60 rapine in banca, 16 assalti a portavalori. Il 13 dicembre 1990, durante uno di questi assalti, uccidono Cristina Pavesi, una studentessa di 22 anni che passava di lì per caso. Ma Maniero non si accontenta di comprare guardie carcerarie.
punta più in alto. Angelo Ermete Paron, maresciallo dei Carabinieri, raggruppamento operativo speciale di Padova, l'élite dell'élite. Secondo la sentenza, somme mensili ingenti, servizi forniti, informazioni su operazioni in corso, nomi dei confidenti, date dei blitz. Secondo la sentenza definitiva della Cassazione del 2016, il maresciallo Paron arrivò a consegnare eroina sequestrata a Maniero, oltre a fornire informazioni riservate. La Corte accertò la sua collusione con la Mala del Brenta. Quando Maniero evade dall'ospedale di Padova nel 1987, sa già che nessuno lo cercherà per almeno 48 ore. Paron ha modificato i turni di sorveglianza, ha cancellato il suo nome dalle liste prioritarie. L'evasione di Maniero dimostra una verità terrificante. Quando il crimine organizzato compra le forze speciali, lo Stato non esiste più. Dieci evasioni. Nessuno in Italia può vantare questo record. Graziano Mesina non comprava la libertà, la conquistava. Prima fuga. Nuoro, 1962. Si nasconde per 2 giorni in un tubo di scarico nel cortile dell'ospedale. Le guardie lo cercano ovunque, tranne lì. Nessuno penserebbe di infilarsi in mezzo agli escrementi per la libertà. Mesina, sì. Sassari, 1968. Si cala dal muro di cinta con un ex legionario spagnolo. 25 metri di corda improvvisata con le lenzuola. Il legionario si spezza una gamba. Mesina lo carica sulle spalle e corre per 3 chilometri. Lecce, 1976. Durante un trasferimento in tribunale, finge un malore. Quando l'ambulanza si ferma, scaraventa l'infermiere fuori e guida lui stesso fino a Brindisi. Ruba una barca, raggiunge l'Albania, dove viene arrestato ed estradato in Italia. 2020. 82 anni. La Cassazione conferma 30 anni per associazione mafiosa e traffico di droga. Mesina sparisce di nuovo. Lo catturano nel dicembre 2021, nella zona di Orgosolo. È gravemente malato, debilitato al punto da sembrare l'ombra di se stesso. Il tribunale di sorveglianza nega la scarcerazione per motivi di salute. Temono che sia una messa in scena, che il vecchio bandito abbia un'ultima fuga nel sangue. Muore nell'aprile 2025. Appena ammesso al differimento pena per le gravi condizioni di salute. L'unico boss italiano che lo Stato ha temuto fino all'ultimo respiro. Milano, 1976. Renato Vallanzasca non è un mafioso, è una rockstar del crimine. Bello, carismatico, veste Valentino. Le gruppi lo aspettano fuori dal tribunale. I giornali pubblicano le sue foto come fosse un divo. San Vittore è la sua suite personale. Entra ed esce quando vuole. Prima evasione. 1976. Durante l'ora di socialità, Vallanzasca e 3 complici prendono in ostaggio 2 guardie. Le usano come scudi umani fino al cortile. Una Giulia Super li aspetta col motore acceso. Guidatore Antonio Furiato, infiltrato, che le guardie credevano un meccanico. 1980. Secondo tentativo. Stavolta organizza una rivolta armata interna, prende in ostaggio un brigadiere e tenta la fuga attraverso i tunnel della metropolitana, ma viene fermato da una sparatoria per le vie di Milano e ricatturato ferito. Il dettaglio che tutti ignorano: tra il 1978 e il 1979, durante la latitanza di Cutolo, Vallanzasca è il suo rappresentante al nord. Il bel René non evade per vanità, evade per business.
Ogni giorno fuori, secondo ricostruzioni giornalistiche, i proventi erano altissimi in commissioni sulla droga che transita da Milano. 1987. Durante un trasferimento in traghetto verso il carcere di Nuoro, Balanzasca evade passando da un oblò. Rimane libero per qualche settimana. Lo riprendono a grado mentre tenta di espatriare. Quale di queste evasioni ti ha colpito di più? Scrivilo nei commenti. E se vuoi che approfondisca una storia specifica in un documentario dedicato, fammelo sapere qui sotto. Venezia, 31 ottobre 1756. Prima che esistessero Messina e Vallanzasca, prima della mafia e della camorra, c'era Giacomo Casanova. I piombi. Le prigioni sotto il tetto del Palazzo Ducale. D'estate si superano i 40 gradi. D'inverno l'acqua ghiaccia nelle celle. Chi entra esce solo morto. Casanova non è un criminale comune. È accusato di libertinaggio, magia, massoneria. Reati contro la morale, non contro lo Stato. Ma nella Venezia del Settecento offendere la Chiesa significa offendere il Doge. 15 mesi di preparazione. Casanova trasforma un ferro da camino in grimaldello, nasconde gli attrezzi dentro una Bibbia, convince il suo compagno di cella, un frate spretato di nome Balbi, ad aiutarlo. La notte del 31 ottobre, data scelta per la superstizione delle guardie, Casanova e Balbi bucano il soffitto. Strisciano per ore nei sottotetti, raggiungono il tetto. Venezia dorme sotto di loro. Un passo falso e precipitano nel Canal Grande. All'alba, vestiti con abiti rubati dalla cappella del palazzo, escono dalla porta principale. Le guardie li scambiano per visitatori mattinieri. Si inchinano. Casanova fuggì a Parigi. E fu lui stesso, nelle sue memorie, a trasformare quella notte di fuga in leggenda. Ogni criminale italiano che fuggirà dopo di lui, consapevolmente o no, cercherà di eguagliare Casanova. Il problema è che Casanova fuggì con l'ingegno. I suoi eredi useranno il tritolo e la corruzione. Caserta, 1995. Antonio Iovine non è un boss qualunque. È il successore di Sandokan Schiavone nel clan dei Casalesi. Controlla cemento, rifiuti, appalti pubblici. Un impero da centinaia di milioni di euro. Ma Iovine ha un problema. È in carcere. E dal carcere non può gestire gli affari. I rivali stanno erodendo il suo territorio. La soluzione? Comprare persone chiave dentro al Palazzo di Giustizia. L'operazione inizia nel 1998. Avvocati corrotti, cancellieri compiacenti, medici che attestano malattie inesistenti. Tutto ha un prezzo. Tutto si può comprare. Come accadde a diversi boss dell'epoca, Iovine ottiene gli arresti domiciliari per presunti gravi problemi cardiaci. I documenti sembrano autentici. Ma come accerteranno poi gli inquirenti, le sue condizioni erano tutt'altro che gravi. Durante i domiciliari, dalla sua villa di Casal di Principe, coordina l'omicidio di 3 rivali. Gestisce il traffico di cocaina dal Sud America. Decide chi vince gli appalti della ricostruzione post-terremoto. Ma Iovine ha un'idea ancora più geniale. Perché evadere dal carcere quando puoi semplicemente non entrarci mai più? 2002. Viola i domiciliari. Si dà alla latitanza. Ma non scappa in Colombia o in Thailandia. Resta a casa sua. Letteralmente. Per 8 anni Antonio Iovine vive in un bunker,
scavato 4 metri sotto la sua abitazione. Sua moglie cammina sopra la sua testa. I carabinieri perquisiscono la casa decine di volte. Non trovano mai niente. Il bunker è un capolavoro di ingegneria criminale. Aria condizionata, televisione satellitare, cucina attrezzata, computer per gestire gli affari. Jovine governa il clan dal suo salotto sotterraneo. L'entrata? Un tombino nel cortile. Dall'esterno sembra un normale scarico fognario. Dall'interno è la porta di casa del boss più ricercato d'Italia. Quando lo catturano nel 2010, Jovine ha governato i casalesi per 8 anni, senza mai uscire dal suo giardino. L'evasione perfetta. Quella che non c'è mai stata. L'inchiesta Spartacus smascherà tutto. Centinaia di arresti. Il sistema corruttivo più sofisticato mai scoperto in Italia. Ma per anni un boss ha governato la Campania dal suo salotto sotterraneo. – 24 febbraio 2023, ore 20:15. Il video è in alta definizione. Si vede tutto. Marco Raduano che esce dalla sua cella, attraversa il cortile, si arrampica sul muro usando lenzuola annodate, scavalca, sparisce. Tempo totale 19 minuti. Boss della società foggiana, accusato di 4 omicidi, traffico internazionale di cocaina, condannato in via definitiva a 19 anni. Alta sicurezza, regime di sorveglianza speciale. Com'è possibile? Salvatore Deleda, agente di polizia penitenziaria. 15 anni di servizio. Stipendio 1.800 euro al mese. Secondo l'accusa, il prezzo pattuito sarebbe stato di 10.000 euro. 2 anni di risparmio per una famiglia normale. 2 giorni di guadagni per Raduano. Raduano resta latitante per 18 mesi. Una rete di 14 fiancheggiatori lo sposta tra Sardegna, Veneto e Corsica. Ville, yacht, documenti falsi. Costo totale dell'operazione 500.000 euro. Viene arrestato in Corsica, Bastia, quartier Lupino. E qui arriva il colpo di scena. Raduano inizia a collaborare. Fa i nomi di tutti. I fiancheggiatori. I corrutti. Persino Deleda. La fuga perfetta si trasforma in un boomerang. L'organizzazione che ha speso $500.000 per liberarlo ora viene distrutta dalle sue rivelazioni. Il processo è ancora in corso. Nel settembre 2025 il PM della DDA di Cagliari ha richiesto 5 anni per Deleda e 1 anno e 8 mesi per Raduano. Si tratta di una richiesta, non di una sentenza definitiva. Ma la vera condanna è un'altra. Nel 2023, nell'era dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale, un boss è sfuggito con delle lenzuola. E lo Stato lo ha scoperto solo perché il boss stesso gliel'ha raccontato. Aversa. 5 febbraio 1978, ore 3:17 del mattino. L'esplosione si sente fino a Napoli. Secondo le cronache dell'epoca, 20 kg di tritolo. Il muro perimetrale dell'ospedale psichiatrico giudiziario si sgretola come un castello di carte. Ma Cutolo non passa da quel buco. È già fuori da 3 ore. L'esplosione è solo uno spettacolo, un messaggio. Cutolo vuole che tutti sappiano la nuova camorra organizzata può far saltare in aria lo Stato quando vuole. Com'è uscito davvero? Secondo gli atti parlamentari, per mesi i registri dell'OPG sono stati falsificati. Giuseppe Romano, killer della NCO, condannato per omicidio, figura come cognato. Giuseppe Puca, altro camorrista, è registrato come cugino. Nessuno di loro è parente di Cutolo. Entrano ed escono liberamente. Portano ordini. Prelevano Cutolo per finti colloqui medici. Una notte, semplicemente, non lo riportano più.
Cutolo è epilettico, ma i periti scrivono che è perfettamente sano di mente. Può fingere le crisi, manipolare i medici. In realtà, secondo gli atti parlamentari, furono manipolati i registri e vi fu complicità interna del personale. La cifra delle tangenti resta non documentata. 39 giorni dopo la fuga di Cutolo, le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro. L'Italia entra nel suo anno più nero. Tutti gli occhi sono sul terrorismo rosso. Nessuno guarda Cutolo. In 15 mesi di latitanza, Cutolo trasforma un'organizzazione locale in un impero nazionale. 400 affiliati diventano 4.000. Controlla il contrabbando di sigarette, la droga, le estorsioni. Stringe alleanze con l''ndrangheta, tratta con Cosa Nostra. Soprattutto, inventa un nuovo modello di camorra. Verticale come la mafia, spietata come i colombiani, mediatica come il terrorismo. Quando viene riarrestato, nel maggio 1979, è troppo tardi. La NCO è inarrestabile. Ha segnato Napoli e la Campania per i decenni successivi. Migliaia di morti, miliardi di euro, intere generazioni distrutte. Tutto iniziato con un'esplosione che non serviva e un muro che era già stato comprato. Cutolo morirà in carcere nel 2021, ergastolo ostativo, 40 anni senza mai uscire, ma la sua eredità è ovunque. Ogni boss che compra una guardia, ogni agente che guarda dall'altra parte, ogni muro che sembra invalicabile ma ha un prezzo. L'evasione di Cutolo non è mai finita. Si ripete ogni volta che lo Stato dimentica che il suo vero nemico non sono le mura fragili, è l'uomo fragile che le sorveglia. Se questo documentario ti ha fatto riflettere sul sistema carcerario italiano, lascia un like per supportare questo tipo di contenuti investigativi. Dieci evasioni, dal 1756 al 2023. Casanova usò l'ingegno, Mesina il coraggio, Cutolo il tritolo, Raduano le lenzuola. Ma il metodo è sempre lo stesso. Non si fugge dal carcere, si compra l'uscita. Oggi in Italia ci sono 61.000 detenuti, 45.000 agenti di custodia, stipendio medio 1.600 euro al mese. Un boss medio guadagna quella cifra in 3 ore di spaccio. La matematica è spietata e la matematica non mente. Lo Stato risponde con più tecnologia, dromi, intelligenza artificiale, scanner biometrici, ma finché ci sarà un uomo a gestire queste macchine, ci sarà un prezzo per spegnerle. Dal 1978 a oggi le riforme si sono susseguite. Commissioni d'inchiesta, leggi anticorruzione, protocolli di sicurezza. Eppure Raduano è fuggito nel 2023 con lo stesso metodo di Cutolo nel 1978. Un agente corrutto, una porta aperta. La differenza è solo nel prezzo. Cutolo pagò in lire, Raduano in euro. La verità è che l'Italia non ha un problema di carceri, ha un problema di anime. Finché un uomo onesto guadagna in un anno quello che un criminale spende in una cena, le fughe continueranno. Non servono muri più alti, servono stipendi più degni, non servono più telecamere, serve più dignità. Ma questa è una riforma che nessun governo ha il coraggio di fare. Costa troppo. Non in denaro, in verità. Perché ammettere che le evasioni si possono fermare solo pagando di più le guardie significa ammettere che lo Stato, in fondo, è solo un'asta al ribasso e il crimine organizzato rilancia sempre. È davvero finita la stagione delle grandi evasioni? O stiamo solo aspettando che qualcuno bussi alla porta giusta?
con la cifra giusta. Giovanni Brusca, l'uomo che azionò il telecomando della strage di Capaci, quello che uccise il piccolo Giuseppe Di Matteo, quello che Cosa Nostra non perdonerà mai. 1996. Brusca viene arrestato in una villetta di Cannatello. Non oppone resistenza. Sorride. Sa già cosa farà. 2 mesi dopo inizia a collaborare. Fa i nomi di tutti. Racconta tutto. Persino i segreti che Riina gli aveva sussurrato. Brusca non è mai evaso dal carcere. Ha fatto qualcosa di peggio. È evaso dall'omertà. E per Cosa Nostra, questo è il tradimento più imperdonabile. Bernardo Provenzano non è mai evaso da un carcere. Semplicemente non c'è mai entrato. Dal 1963 al 2006, 43 anni di latitanza. Il fantasma di Corleone governa Cosa Nostra attraverso i pizzini, bigliettini piegati in 8, scritti a mano. Ti bacio teneramente, scrive ai suoi killer. Vi auguro buona salute, firma dopo aver ordinato un omicidio. Provenzano trasforma la latitanza in un'arte. Non ha bisogno di evadere. È già un fantasma che cammina tra i vivi. Quale boss o quale storia criminale vorresti che raccontassi nel prossimo documentario? Messina? Vallanzasca? Maniero? O preferisci altri casi di corruzione e infiltrazione mafiosa? Scrivilo nei commenti. Le storie più votate diventeranno i prossimi episodi di Anime Oscure. Iscriviti al canale, attiva la campanella e condividi questo video se pensi che queste storie vadano raccontate.